Prizzi per me rappresenta tutto. Dall'ora sposato mia moglie se ne voleva andare da Prizzi, perché purtroppo il lavoro ha mancato sempre. Ho insistito e sono rimasto a Prizzi perché mi piace da morire. Prizzi è il centro, a casa, è un richiamo forte, è una sicurezza, è una certezza. Perché dico questo? Perché ho vissuto per tanti anni fuori e mi sono sempre resa conto che massimo dopo 3 mesi io avevo la necessità di tornare qua. Sentivo proprio un richiamo fisico, psicologico più che altro, di bilanciamento. Quindi nel momento in cui io vedo da lontano le montagne che riconosco, automaticamente qualunque battaglia io stia combattendo si placa. Per me Prizzi è tutto, ecco, soprattutto per uno che, come me, che lavora fuori, perché Prizzi è un ambiente accogliente, è un ambiente dove ti fa veramente sentire a casa, sinceramente, e per questo dico che per me Prizzi è tutto. Un paese bello per me perché ci sono nata, cresciuta e per me è un paese stupendo, come aria, come persone, come tutto. Nella primavera del 2023 ho posto la mia attenzione ai riti pasquali di Prizzi. Ho avuto un'opportunità che ho deciso di sfruttare, al fine di vedere con i miei occhi ciò che si svolge lì in quei giorni, ma anche e soprattutto per vivere direttamente un periodo festivo molto intenso, che sapevo fosse particolarmente partecipato dalla comunità locale. Prizzi è un centro che si trova sui Monti Sicani, a oltre 1000 metri sul livello del mare, nella parte della provincia di Palermo che guarda verso quella di Agrigento. Il mio primo giorno in questa zona è stato quello del Giovedì Santo. Le funzioni religiose sarebbero iniziate soltanto nel pomeriggio. Il freddo che soffiava, nonostante fosse ormai piena primavera, mi ha fatto temere di trovare addirittura la neve sulle montagne. Eppure il sole non si è mostrato avido nel regalare la sua mite compagnia. Quella mattina, quindi, mi sono posto l'obiettivo di visitare parte dei dintorni di Prizzi, che fino ad allora non conoscevo. La valle del Sosio, su cui Prizzi si affaccia, appariva dolcissima in quel momento dell'anno. Il verde sgargiante e la grande quantità d'acqua tra il torrente e il lago di Raia mi hanno fatto venire in mente l'Irlanda, anche per la spiccata variabilità del cielo che avevo sopra la testa. Prizzi è una cittadina che suscita grande interesse per la sua storia, legata soprattutto al sito elimo-sicano di Ippana, i cui resti si trovano sul Monte dei Cavalli, ad appena pochi chilometri di distanza. Si tratta di un'alta collina su cui
Sono stati effettuati importanti ritrovamenti di una città di cultura ellenistica già abitata dal VII secolo a.C. Mi sono recato di persona in escursione a dare un'occhiata al sito attraverso sentieri piuttosto ripidi e in parte sterrati. Ho stentato effettivamente un po' a trovare il luogo esatto perché l'antica città è stata sotterrata di proposito per preservarne i resti, in attesa che siano trovati i fondi sufficienti per riportarli alla luce. In particolare ero alla ricerca del teatro, fulcro della vita culturale della città. Proprio perché sotterrato è stato piuttosto difficile trovare l'area in cui sorgeva, ma è da lontano che se ne può intuire maggiormente la forma a mezzaluna della cavea. Attorno al Monte dei Cavalli, nonostante il forte vento, la primavera si esprimeva ancora una volta in tutta la sua magnificenza. Da lassù guardavo Prizzi tra il biancheggiare delle infiorescenze e ne rimanevo affascinato, mentre il mattino, nel suo lento declinare verso il pomeriggio, mi induceva a fare in fretta per recarmi alla prima funzione del triduo, che avrebbe avuto luogo presso la chiesa matrice del centro abitato. L'area più alta del paese è dominata dalla sua chiesa principale, dedicata al patrono San Giorgio. Da qui si gode una vista su tutto l'abitato. In quella serata la funzione religiosa avrebbe previsto la missa in cena Domini, in memoria dell'ultima cena di Cristo con gli Apostoli. Nelle chiese cattoliche di tutto il mondo, il sacerdote avrebbe lavato i piedi a 12 uomini, per ricordare l'atto di umiltà di Gesù, nel lavare quanto di più immondo per la cultura ebraica faceva parte del corpo umano. Cristo ribadì con questo atto di essere venuto non per essere servito, ma per servire l'umanità. Al termine della celebrazione, la pisside con le ostie consacrate veniva deposta in uno dei tabernacoli laterali, adornato con germogli di legumi chiamati laureddi. Si tratta dell'altare della reposizione, popolarmente chiamato sepolcro, al quale si fa visita per tutta la notte con il fine di tenere idealmente compagnia in preghiera al Cristo sofferente nell'Orto degli Ulivi. In quella notte Gesù sarebbe stato catturato e presentato al Sinedrio per essere giudicato, cioè all'assemblea religiosa più importante del tempo in Israele, presieduta dai capi dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Il Venerdì Santo era ormai alle porte. Mi sto recando verso la chiesa del Santissimo Crocifisso, da cui partirà la processione del Venerdì Santo. Prizzi è tutta in salita, è un reticolo di strade per lo più in salita. Quella mattina c'era il sole, anche se impallidito da una sottile foschia. La chiesa del Santissimo Crocifisso sarebbe stata il fulcro delle funzioni di quella giornata e in particolare delle due processioni, accuratamente programmate dalla proloco locale, la prima pomeridiana e la seconda notturna, che avrebbero avuto luogo rispettivamente dal mezzogiorno e dalle 19. All'interno della chiesa vi erano i simulacri dell'Addolorata, dell'Ecce Homo, del Cristo morto velato e il lettirino, un lettino interamente adornato di fiori con i simboli della Passione, che avrebbe ospitato il Cristo deposto dalla croce nella processione serale di ritorno. La chiesa iniziava a riempirsi. I figuranti, vestiti da soldati romani, prendevano posizione prima fuori dalla chiesa e poi all'interno, attorno al Cristo velato, nell'attesa che iniziasse l'ufficio delle letture. Terminato quest'ultimo, poteva avere inizio la processione scandita dalla Via Crucis, aperta dalla vara del simulacro dell'Ecce Homo e seguita dal Cristo velato. La meta era il cosiddetto Calvario, un'altura dall'altra parte della cittadina, alle spalle della chiesa di San Calogero, dove avrebbe avuto luogo il rito della crocifissione. A mezzogiorno la statua del Cristo la portano in una lettiga e fanno la processione dal crocifisso arrivare al Calvario. La processione del Venerdì Santo è una cosa unica nel suo genere, è una festa molto sentita a Prizzi. Quest'anno ho notato rispetto agli anni precedenti
una partecipazione maggiore. È probabile che tutti ci sentiamo un po' sbilanciati dal periodo che stiamo attraversando, un po' indeciso, e quindi questo implica una necessità maggiore da parte di tutti, me compresa, di avere un supporto, quindi di credere in qualcosa che per noi è molto radicato. A capo del corteo 4 giovani in elegante uniforme con 3 trombe e un rullante annunciavano l'imminente passaggio della processione. Non ho riscontrato sostanziali differenze di età, genere o strato sociale nella partecipazione delle persone. Mi ha colpito piuttosto la grande compostezza, il raccoglimento della popolazione che andava riempiendo le strade durante lo svolgersi dell'evento. L'arrivo al Calvario determinava il culmine della processione pomeridiana. 2 sacerdoti con delle scale in legno tiravano a sé la statua del Cristo aiutati dai soldati romani. Al simulacro era possibile stendere le braccia perché fosse appeso alla croce. Fino al momento della seconda processione, quella serale, il Cristo sarebbe rimasto lì, alla vista di tutto il paese, diventando meta permanente di fedeli in preghiera. Gesù muore alle 3, muore Gesù e resta alla croce. Si va tutti a Calvario a fare la preghierina, a fare una visita a Gesù, ed è un momento troppo emozionante, perché vedere Gesù che non ha fatto niente e si trova in croce per noi è una cosa importante. Che abbiamo sempre richiesto. Forse anche complice l'oscurità della fredda sera ormai scesa, la seconda processione ha assunto un atteggiamento di austerità anche maggiore rispetto al pomeriggio. La processione invece per quanto riguarda la sera cambia totalmente l'atmosfera, anche poi i personaggi cambiano, perché per esempio già al mattino non si vedono gli angeli, ci sono molti più personaggi. Ho sentito anche come vibrazione nell'aria un raccoglimento maggiore da parte di tutte le persone presenti, che tra l'altro erano tantissime. Il letterino, ancora vuoto, portato da figuranti in veste di angeli, usciva per primo dalla chiesa del Santissimo Crocifisso, seguito dalla vara dell'Addolorata e da una più piccola che trasportava il simulacro della Maddalena. Scendono a Gesù in croce, lo mettono di nuovo nel letterino e si fa una lunga processione con raccoglimento, con dolore, perché si pensa che Gesù è morto per noi. Lo mettevano su questo letterino ornato di fiori e ritornavano in chiesa al crocifisso. Ci sono stati momenti in cui la palpabile commozione delle persone, il buio, il freddo di quella notte mi hanno profondamente suggestionato, rendendomi una parte, seppur estremamente marginale, di quell'evento così forte, così carico di significato esistenziale. Il creatore della vita adesso era morto, perché si potesse compiere la promessa della salvezza. Questo era il momento più oscuro dell'anno, ma lo sappiamo, è solo sperimentando il buio della morte che si può ambire alla luce della resurrezione.
Il sabato santo è il giorno del silenzio, ma anche dell'attesa. Un'attesa che mi portava dritto, spedito alla prima mattinata della domenica di Pasqua, quando ancora il sole non imbiancava nemmeno il cielo. Sono le 6:15 di mattina, il sole naturalmente non è ancora sorto. C'è una nebbia alta, però è molto pungente la temperatura, ci sono appena 5 gradi. Per questo sono venuto a Prizzi, sono stato questi giorni, per questo momento fondamentale, anche per tutto il resto naturalmente, ma questo è l'apice della ritualità della Settimana Santa, che è il giorno di Pasqua. Nella sede della Proloco alle 6 del mattino ho avvertito come palpabile la trepidazione e l'emozione per la giornata che era solo all'inizio. Stava già avvenendo la vestizione di coloro che avrebbero indossato le maschere dei diavoli e della morte. I diavoli erano in due, vestiti di un tessuto di juta rosso, la morte di un giallo ocra, con una maschera in cuoio che raffigurava un teschio. È stato interessante osservare in particolare le maschere dei diavoli. Sono costituite da una lega metallica, probabilmente zinco, dipinte anch'esse di rosso, corna caprine sulla fronte e una pelle di montone nera o bianca, che dalla testa andava a coprire anche le spalle e la schiena di chi le indossava. Il viso era costituito da 2 fori per gli occhi, un tozzo naso al centro e una bocca aperta, da cui fuoriuscivano i denti e la lingua. Quest'ultimo particolare che riguarda la bocca mi ha richiamato alla mente una rappresentazione molto particolare, ossia quella del Gorgoneion, un simbolo dalla valenza apotropaica utilizzato come raffigurazione scultorea, pittorica o numismatica in numerosi contesti mediterranei di cultura ellenistica, e rappresenta la testa della Gorgone Medusa. Le corna e il bello animale mi hanno fatto venire in mente non solo lo stretto legame della maschera con l'ambito agropastorale, che è l'interpretazione più immediata, ma anche un suo possibile rapporto a distanza con i riti dionisiaci, propri della cultura ellenistica, dove alcune delle figure principali erano costituite dai satiri, esseri dalle caratteristiche al contempo umane e bestiali, che inebriati dal consumo di vino si lanciavano in danze sfrenate insieme alle Menadi. Lo stesso Dioniso, dio del vino, è una figura limite, polimorfica, che mette in comunicazione la natura con la cultura e dunque il bestiale, appunto, con l'umano. L'attesa uscita a passo di danza dei diavoli e della morte dalla Proloco era accompagnata dal suono insistente di un tamburo, mentre fuori la luce ancora fioca della mattina era resa ancor più cupa dal sopraggiungere della pioggia. La meta dei diavoli in questa prima fase della giornata erano le abitazioni private di diversi cittadini di Prizzi, pronti ad accogliere con emozione e grande attesa la visita dei diavoli. L'attrezzatura che avevo con me non è stata risparmiata dalla pioggia, che nel frattempo aveva iniziato a incrementare la propria violenza. A ogni sosta venivo invitato anch'io a entrare e a partecipare alla visita dei diavoli negli appartamenti delle famiglie prizzesi. Le famiglie, dal canto loro, accoglievano i visitatori con offerte in denaro per l'autofinanziamento della festa e poi con dolci di vario genere, dai cioccolatini o dai biscotti di produzione industriale, fino ai cannateddi, ossia dolci di pasta frolla che includono un uovo sodo, simbolo di rinascita. Alcuni hanno addirittura fatto trovare ai visitatori una tavola imbandita con pentole colme di polpette e puntine di maiale al sugo di pomodoro, froce, ossia frittate con asparagi, ma anche salumi e formaggi locali. Le protagoniste di tutte quelle libagioni mattutine però non erano tanto gli alimenti, quanto le bevande alcoliche. Dal vino alla birra, dal whisky allo scotch o all'amaro. Era il tripudio festivo, la vittoria della vita. Era l'apice della gioia condivisa proprio attraverso l'accostarsi già a quell'ora del mattino ad alimenti e bevande che vengono solitamente consumati in altri momenti della giornata e in maniera non del tutto abituale.
La festa più importante dell'anno a Prizzi, come una sorta di effettivo capodanno, è la Pasqua. E un evento del genere non può che essere sottolineato, rimarcato dall'inconsueto, dall'eccessivo e dall'eccesso. Soprattutto per uno come me che ecco, si veste ed è da molti anni che appunto partecipa appunto a questa festa, è un qualcosa veramente di unico, soprattutto quando si indossa quella maschera. Quando si indossa quella maschera non ti chiami né Giovanni né Pasquale, cioè sei un personaggio vero e proprio di questa tradizione. Non hai né parenti, non ti ricordi dei nomi dei tuoi genitori, non ti ricordi né il nome della tua fidanzata o neanche dei nomi dei tuoi amici, cioè lì diventi veramente parte integrante della festa. Aspettiamo, penso tutte le famiglie, l'arrivo dei diavoli a casa e l'aspettiamo tutti come bambini ogni anno, ma quando passano, sia adesso per le nuove generazioni, i nipoti, sia proprio come nostro desiderio personale. Per comprendere quanto sia identitariamente importante per un prizzese il giorno del ballo dei diavoli, basti notare qualcosa di indispensabile perché questo tipo di ritualità venga oggi perpetuato nel tempo, cioè l'inculturazione tra una generazione e l'altra. In questa veste si tratta di un'innovazione manifestatasi da qualche anno a questa parte. Bambini e bambine di tutto l'abitato durante la mattinata iniziavano infatti a scorrazzare per le strade vestiti da diavoli e da morte, domandando una buona Pasqua ai passanti, cioè un'offerta in denaro. Gruppi di bambini arrivavano addirittura a bloccare le auto per strada sotto lo sguardo permissivo delle forze dell'ordine. C'è una festa tutta per il paese, perché ci sono i diavoli, ci sono i diavoli grandi, ci sono le piccole e danno tanto movimento nel paese ed è una cosa pure bella perché i ragazzini si avviano pure come quelli grandi a procedere sempre alla stessa situazione, non fare perdere le cose che ci sono a Prizzi. Viene un'adrenalina che poi esplode, quando poi sei lì davanti a tutta quella gente, davanti poi sentire anche pure il suono della banda musicale, è veramente un qualcosa di spettacolare. È ragionevole pensare che il proliferare in paese di maschere di diavoli e della morte durante la mattina di Pasqua non sia dettato solo da un'esigenza strettamente legata alla tradizione festiva. Vi è effettivamente la lecita ragione che mira ad arricchire la giornata di elementi che attirino e favoriscano il turismo, che in piccoli centri, anche distanti dalle grandi arterie della comunicazione stradale, rimane qualcosa di fondamentale. È altresì interessante notare come questi nuovi espedienti introdotti per attirare il turista riescano ad ogni modo a diventare parti integranti del rito festivo, perché più diavoli in giro significa anche ampliare la questua e quindi aumentare soprattutto la partecipazione dei cittadini, ma anche dei turisti, nella raccolta di denaro utile allo svolgimento delle stesse attività festive. La comunità è quindi maggiormente coinvolta proprio nel sostegno economico delle proprie ricorrenze. Nel pomeriggio avrebbe avuto inizio un'altra fase della giornata festiva, che era il cuore stesso della festa, un concio, ossia l'incontro tra i simulacri del Cristo risorto e della Madonna. Un concio sarebbe stato replicato per 6 volte, preceduto da 5 balli nei diversi quartieri del centro abitato. Ho avuto l'opportunità di accedere a uno dei balconi del Palazzo del Comune, così da essere certo di riprendere per intero almeno il primo, che avrebbe avuto luogo sul corso principale. Prima dell'inizio di questa fase, staccandosi in coppia momentaneamente dal proprio gruppo, i diavoli si muovevano per la folla in cerca dei partecipanti più ingenui, con la richiesta, ancora una volta, di una buona Pasqua. Le persone prese di mira sarebbero state quindi invitate a seguire le maschere presso postazioni predeterminate, dove avrebbero dovuto pagare un piccolo pegno per essere liberate. I diavoli dunque andavano simbolicamente in cerca di anime da trascinare con sé negli inferi, che avrebbero potuto tornare libere solo con il pagamento di un obolo. I simulacri del Cristo risorto e della Madonna erano stati posti in questo frangente agli opposti del corso principale.
Il Cristo era vegliato da una coppia di angeli. La Madonna da fedeli che la preparavano al momento dell'incontro, ammantandola di nero perché ancora addolorata dalla morte del figlio, ignara fino a quel momento della sua resurrezione. Le bare intorno alle 17:30 iniziavano quindi a muoversi l'una verso l'altra. A fatica il gruppo dei portatori ed i membri della Proloco riuscivano a farsi strada tra la folla, mentre la banda andava a posizionarsi sulla scalinata della chiesa di San Leonardo, pronta a intonare la marcia dell'incontro. Ricavato finalmente lo spazio sufficiente perché la rappresentazione avesse luogo, i fercoli iniziavano a muoversi l'uno verso l'altro al suono dei musicisti. Le statue sono di fronte, il Cristo risorto e la Madonna sono di fronte, la Madonna c'ha un manto nero, il diavolo e la morte cercano di evitare l'incontro. Alla fine, facendo 3 volte avanti e indietro, ci sono 2 angeli che uccidono il diavolo e vince il bene. Tra le 2 bare, muovendosi simultaneamente, i diavoli e la morte avrebbero dovuto impedire l'incontro tra il Cristo e la Madonna, riuscendovi per 2 volte. Dopo essersi inginocchiati, alla terza i 2 angeli fermi centralmente ai lati della scena alzavano al cielo la punta delle proprie spade. Al momento di massima vicinanza tra le 2 statue, atterravano definitivamente le figure infernali, che nel frattempo si erano inginocchiate per la terza volta. Il velo della Madonna cadeva, rendendo nuovamente visibile il consueto manto azzurro. Scattava allora l'applauso liberatorio della folla al grido "Arrinisciu", cioè "è riuscito", di qualcuno. Il bene aveva trionfato, il male era stato sconfitto. La Pasqua, che in questo caso appare sostanzialmente leggibile come una epifania, era finalmente compiuta. Prima abbiamo avuto il dolore, poi abbiamo la gioia di Gesù risorto che è assieme a noi. E preghiamo sempre questo Gesù che ci aiuta e ci dà sempre forza e coraggio di andare avanti. È proprio un sentimento profondo, molto, che non è spiegabile secondo me a chi non lo vive. Si sente proprio un senso di liberazione quando alla Madonna tolgono il velo, il mantello e c'è questo incontro, i diavoli, si comincia a festeggiare. È come se tutti effettivamente in quel momento avessimo raggiunto un attimo di espiazione, no? Un momento di pace, e tac, in un secondo. E poi si conclude con qualcuno che urla "Arrinesce", noi lo diciamo sempre, tutti, perché è proprio la fine di un momento buio, in cui invece tutto ritrova un equilibrio. Le ripetizioni dell'incontro sono andate avanti fino a tarda sera. Mi sembra interessante leggere la trama rituale della giornata che ho appena descritto, partendo dal momento dell'anno in cui questa ha luogo. Il periodo pasquale cade in quel periodo di transizione tra la fase fredda dell'anno e quella mite, in cui l'inverno e la primavera si trovano separati da un tenue e conflittuale confine, che li rende sì vicini, ma che li mantiene anche radicalmente differenti. Freddo e buio si contrappongono al tepore della luce, in un'eterna lotta tra il disordine e l'ordine, tra il bestiale e l'umano, dove sempre vittorioso emerge il bene a discapito del male, la vita a discapito della morte. La cultura contadina e pastorale di quelle generazioni che hanno vissuto basandosi sui cicli stagionali, per cui la comprensione e la celebrazione delle fasi solari costituivano l'essenza stessa dell'esistenza, fonda ancora oggi dei riti che, seppur risemantizzati e adattati alle sempre mutevoli condizioni economiche, sociali e religiose, continuano a essere praticati in una forma in cui appare percepibile il respiro del tempo che ancora si effonde su movenze, gesti e comportamenti. È uno dei riti più particolari e interessanti che segnatamente esaltano la vittoria definitiva della luce sulle tenebre, è proprio quello della Settimana Santa di Prizzi, con l'apice del cosiddetto Ballo dei Diavoli e dell'Incontro tra il simulacro del Cristo risorto e di Maria Santissima durante il giorno di Pasqua.